manca la strada qui. Sì, sì. Ah, è la stradina. Non ci sto a capire niente. Giù! Oh, vacca. Merda. Se buon la rotti, sì. Ogni volta che mi venivano così un brivido dietro la schiena. Eccoci. Cioè io giusto perché ci sono abituato, perché qua c'è da passi via il panico proprio. Cioè, questa te rende conto? Porca miseria. Devo essere sincero, stavolta mi sono un pochino preoccupato. Buongiorno. Vado uscito da sto corridoio. Allora, Mezzi, buongiorno. Siamo a un'oretta e mezza di strada rilassata, un centinaio di chilometri, no meno, un centinaio di chilometri da Brazzaville, la capitale del Congo. Quindi me la prendo proprio più rilassata, giornata spettacolare. Ieri ha fatto un temporale, ragazzi, una cosa. Ho preso un po' d'acqua mentre venivo qui, ma poi è riuscito anche il sole, quindi veramente ero quasi asciutto quando sono arrivato. La sera, mentre aspettavo per circa 2 ore la cena, si sa che stavano a fare un piatto di pollo e di riso bianco, è venuto giù l'ira di Dio, una roba mai vista. Metteva pioggia anche stamattina, in realtà tra un po', però no, già a quest'ora fortunatamente non sembra particolarmente interessato, quindi dopo tranquillone. E oggi 80 chilometri, arriviamo a Brazzaville dove mi fermerò una settimana almeno. Sono in attesa del canone di passage e là ce n'è scritto è pronto, quindi ieri notte ho sguinzagliato i miei genitori. Ho fatto la prenotazione della spedizione, domani in teoria dovrebbe partire la spedizione, verso metà settimana prossima, massimo fine settimana prossima riceverò il nuovo carnet, quindi anche questa parte l'abbiamo sistemata. Poi sempre stanotte, notte veramente produttiva, ho prenotato i biglietti da e per il Sud America, ciao, da e per il Sudafrica. Partirò da Johannesburg a Roma e ritornerò qualche mese dopo a Johannesburg. Ho già trovato dove lasciare la moto. Ho dovuto scegliere se saltare il freddo o saltare la pioggia, mortacci tu hai fatto via corpo. Perché non si possono fare tutte e due le cose. Villaggiare il fiume Congo! Fiume Congo che è qui di fronte a Brazzaville, siamo quasi arrivati, eccola laggiù la città, raggiunge la dimensione mostruosa. Il fiume Congo è il secondo fiume per portata al mondo, se non sbaglio, dopo il rio delle Amazzoni, fa 4.000 circa 500 km di lunghezza e in alcune zone è il più profondo al mondo, addirittura 220 metri. Infatti se guardate la piantina vedrete che ci sono delle zone più o meno da qui a Brazzaville indietro in cui nell'arco 7, 8, 9 km. Poi da Brazzaville in poi si restringe tantissimo, sempre enorme ma molto più stretto, e in quelle zone è estremamente profondo. E addirittura di fronte a Brazzaville c'è Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, questo periodo si chiama Repubblica del Congo, senza democratica. Quindi praticamente il fiume si allarga a dismisura, in mezzo c'è un grande isolotto più tutta una serie di piccoli isolotti di fatto di sabbia.
destra. Svolta a destra verso il Qua. poi svolta a sinistra e prendi Emil. Je vais essayer. De l'eau s'il vous plaît. Combien? L'eau. Combien? 500. 500. Top. Grazie. Però che 2 litri. Si può curvare. Ammazza per boccione da 2 litri. Vediamo se riesco a perdermelo da qua a casa. Questa è proprio una di quelle cose che devo assolutamente sistemare e migliorare, perché non mi posso continuare a perdere l'acqua così. A parte che costa, ma l'altro giorno ho rischiato, quando sono arrivato quando sono arrivato al campo quello di Gorilla, mi hanno detto che non c'era l'acqua, l'avevo vista brutta, per fortuna c'era il silos, quello con i filtri, e ho potuto bollire dell'acqua per poi filtrarla. Tanto era acqua del fiume. Allora, qui un po' di ombra, no, Ma povera bimba, la devo lasciare una settimana così sotto al sole? E con i cancelli aperti? Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment savez-vous? Federico. Merci beaucoup. Volete fare una risata di quanto costa la roba al supermercato buono in Congo, ma è un po' così in tutta l'Africa? Allora, questa è insalata al ciuffo, al mazzo, costa 4,50 €. Poi abbiamo i funghi champignon di merda a 15 € al chilo, e gli asparagi, quelli normalissimi, a 18.000 sono tipo 26-27 € al chilo. Poi cosa abbiamo? I cavolfiori 15 € al chilo, i finocchi circa 12 al chilo, le zucchine queste tonde siamo sui 17, la verza questa qui sta attorno agli 8 €, reccetevi forte, le ciliegie 45 € al chilo, tra l'altro vanno pure schifo. Le zucchine normali stanno a 12.000, quindi sono 17-18 €. Le banalissime cipolle 6 €, 5,50 € al chilo, questa addirittura 12 € al chilo. Scalogno 12 € al chilo, 11. L'aglio 7 € al chilo. Ah, mi ero scordato di farvi vedere i peperoni, 18 € al chilo. Bonjour monsieur. Allora. Immaginate a guidare di notte. Dove siamo? Devo studiare la geologia del Congo, perché veramente non riesco a capire come faccia a esserci sabbia ovunque.
manca la strada qui. Allora bisogna fare il giretto di là. Comunque ragazzoli, buongiorno, io sono partito oggi così alla chetichella da Brazzville e non pensavo di registrare nulla perché pensavo che fosse tutto asfaltone e invece no, sta rivelando un po' più complicato del previsto la strada. Dove stiamo andando? Allora, mi sto dirigendo in direzione di Pointe-Noire. Pointe-Noire è la seconda città per dimensione del Congo, nonché cittadina portuale e di confine. Non ci arriveremo oggi perché sono tipo 600 km, ci fermeremo a metà strada e anche perché ci sono un po' di cose interessanti da vedere intorno di questa cittadina dove mi fermerò a dormire. Dopodiché Pointe-Noire per credo 3 giorni, dove se Dio vuole rimedio la gomma posteriore perché questa mi è proprio arrivata finita. Però carino. Dove? Quindi rimedio la gomma posteriore, teoricamente faccio anche il cambio d'olio, poi da Pointe-Noire si passa a Cabinda. Cabinda è un enclave dell'Angola, praticamente è un pezzo di terreno, di terra distaccata dal territorio principale vero e proprio dell'Angola, e si trova incastonato tra il Congo, questo qui, la Repubblica del Congo, e la Repubblica Democratica del Congo, che è l'altro Congo, quello gigantesco. Da Cabinda poi si prende un simpatico traghetto che non ho ancora ben capito perché alcuni hanno preso un traghetto vero e proprio, altri hanno preso il catamarano, quello su cui mettono la moto col muletto, pesa con un salame a delle corde. E non ho ben capito se dipende dai giorni o da cosa. Comunque faremo anche questa bellissima esperienza di far volare la piccola Vogue e dopodiché si entra ufficialmente in Angola. A Luanda, la capitale, dovrebbe aspettarmi una gomma anteriore usata ma in buono stato, stata tanto alterna dei tratti di sabbia, tratti di ghiaia anche piuttosto profonda, a dei tratti bastardissimi di ghiaia sopra la sabbia, che è una cosa cioè non si è mai vista. Tra l'altro me ne sono andato non solo alla chetichella ma anche 2 giorni in anticipo da Brazzville, perché l'appartamento in cui avevo trovato una stanza tramite Airbnb, cioè l'appartamento in sé, la stanza erano pure carini ma non c'era corrente. Ho passato giornate intere senza corrente, con la corrente a un livello di tensione talmente basso che neanche riuscivo a ricaricare il cellulare. Al contrario di quello che pensavo, mi sarei goduto una settimana anche di lavoro al computer, montare tutti i video eccetera eccetera. Col cavolo non l'ho potuto neanche accendere il computer. A certi punti non si va dritti, impressionante. E su. Bonjour monsieur. C'est One Route. Normalement, c'est là-bas. Ça, c'est comme ça. One Route.
c'est ici. C'est ici. One route, là-bas. Ah, poi... Ici, c'est... Ah, ok. Ok. Ici, c'est ici. Encore. Devant ici. Il y a encore des déviations. Ok. On peut te laisser devant là-bas. E poi Noiré. Ici, c'est Point Noir. Point Noir, C'est Point Noir. Mais la route, il y a beaucoup de déviations. Donc, tu peux partir. L'autre, vous ne connaissez pas. Encore, tu fais encore le demi-tour. Et tu passes comme ça, juste devant là-bas. Tu fais comme ça. Ça, c'est route nationale Brazzaville. Tu venais ici, c'est ici. Tu passes ici. Ici, c'est one route. Mais ici, là, c'est gaspillé. C'est trop gaspillé. Même les motos là, ça ne marche pas. Ah. C'est pour cela que tous les véhicules, on avait passé ici. Mais encore devant là, encore il y a des déviations. Faut être connaisseur. Si tu ne connaissais pas, il faut partir. L'autre route, vous ne connaissez pas encore, tu fais encore demi-tour. Après Mindoli, c'est bon. Après Mindouli, là-bas, le goudron, c'est bon. C'est bon. Mais ici, jusqu'à Mindouli, la route, c'est trop gaspillé. Même la moto là, il y a des petites déviations. Tu fais ici, après tu peux sortir jusqu'à Mindouli. 38, non, 28 km. Ok. Ça fout jusqu'à Mindouli. 28 km. Après encore. Ok. Merci beaucoup. Merci. Allora, io non ho capito se questo mi ha detto 1 miliardo di cose, la metà delle quali l'80% delle quali non l'ho capite. Mi diceva state là interrotta, qua una deviazione. Vabbè, dove cacchio devo andare allora? Quanto pare è qua. Piacere su sto fango in salita con i roti lisce. Porca vacca, dove passo? Addirittura la ferrovia qui. Vedo un treno in Africa dalla Guinea. Cioè, proprio non ero né al corrente né preparato psicologicamente a una strada così. Cioè, sto dicendo, non ho capito se quello stava cercando. Guarda che roba. Sì, no? No? Ah, ok. Male, come sempre trovo gli angeli custodi nei punti quelli chiave. Va, sì. Merci beaucoup. Bella stradina. Capito, qua se ci deve passare la macchina come... Non ho ben capito la situazione, io strade asfaltate non l'ho lisciate perché ci stavo, c'era una. Questa cosa non ci sto a capire niente. Vabbè, io faccio un pezzo di qua che è più larga e poi provo lì. Il signore qua mi ha detto che
Qua va bene. Merci. Grandiosa sta cosa degli angeli custodi, ragazzi. Bellissimo. Che tra l'altro è una cosa che è ricomparsa solo ora che sono da solo. Prima mai. Che immagino che qua. Occhio, La direzione è per lo più ci siamo. Molto per lo più, ma insomma, non ho fatto. Ok, quella dovrebbe essere la strada. Sì. Quindi prima o poi la riacchiappo. Ah, yeah. Bonjour. C'est bon? Oui, Oui, c'est bon. oui. Merci. Merda. Monsieur. Che c'ha questo a testa? Monsieur. Ah. Sì. Sì. Monsieur, c'est bon la route ici? Oui. C'est bon?
Ok, merci beaucoup. Ogni volta che mi dicono di sì, un brivido dietro la schiena. Eccoci. Ma io stavo tanto bene a letto. Ah. Monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Are you American? No, Italian. Italian? You speak English? Yes. Oh, great. Where are you going? I'm going in the direction of Pointe Noire. Direction of Pointe Noire. Yeah, Pointe Noire. For doing what? Huh? For doing what? I'm traveling. you traveling? Is this one the Yes, the right the direction? Yes. Okay, perfect. So I good better journey. go before it starts raining. Yes, because the weather is very bad. Yeah. Have a good day. Bye. Bye. Dove cacchio sto? Tra l'altro questa strada, chiamiamola strada, non esiste sulle mappe, quindi sto andando proprio... Bonjour, c'est bon la route ici? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Pointe Noire. Pointe Noire, Yeah. vous êtes touriste. C'est bon la route ici? La route est bonne. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. No, non ci mette pure te. Pollo con i pollini. Dove? Oh? Io lo venderei per... Ah, ok. Vedi? Gli lancieri custodi piazzati nei punti strategici, proprio negli incroci. Merci, bonne journée. Io giusto perché ci sono abituato, perché qua uno che non ha mai fatto una strada del genere c'è da scimmarti, c'è da passare via il panico proprio.
giù. Dove? Devo 3 qua. Ok, quindi quella è la strada. Dove andiamo qua? Questa cavolata? Finché vedo quella linea blu davanti a me sul navigatore vado con una certa scioltezza. Campi da calcio improbabili con la strada in mezzo. Questa è una novità assoluta. Giù. Poi immaginatevi i pensieri che possono passare per la testa a uno che vive qua, isolato dal mondo, e si vede passare zero highways col suo casco, la sua armatura, le sue videocamere, così, in un martedì qualunque, di un febbraio qualunque, di un anno qualunque. Qua vabbè, che fa? Vai giù! Lì vedo fango, quindi passiamo di qua. Non ci pensare neanche. Che bella la moto leggera, raga, perché raga passavo per terra, proprio sicuro a palla. Ah, qua l'ho sentito. Io non lo so mica se è questo però, sto riallontanando dall'altra strada, non mi piace sta cosa. Andate a vedere quanto è morbido.
un po' qua. Mazza, un po' parecchio qua, porca troia. Merda. No, prima di rischiare voglio tornare un attimo indietro e vedere l'altro pezzo. Allora, ho ripreso l'altra strada, primo tratto buono, c'è sto bordello qua. Qua. Comunque mi pare evidente che ho sbagliato qualcosa a non venirmi a fino a qua, non può essere la strada che fanno tutti quanti per andare al sud del Congo. Dovevo stare lì, un problemino. La facciamo qua. Cioè, questa te rendi conto? Allora, ho incrociato due sul motorino che venivano di qua, hanno detto la strada è buona, insomma, come possiamo immaginare, insomma, però c'è da fare attenzionissima alle orme, perché se ti infili in un vicolo cieco sono cacchi amarissimi. Fortunatamente è abbastanza asciutto, anzi quasi secco direi a terra, se no erano cavoli, mamma mia, stradaccia proprio. Porca miseria. Questa cosa che si stia aprendo mi piace. E giù ci sono due torri di qualcosa, di un impianto di qualcosa. Ottimo. E subito uno si distrae. Ecco. Famosi vicoli ciechi. Che bello, dal verde. Ok, qui abbiamo riacchiappato la traccia. Mi pare che sia cambiato granché, ne è migliorato granché, ma sempre un passettino in più verso la salvezza. Devo essere sincero, stavolta mi sono un pochino preoccupato, perché comunque la strada è veramente brutta, è la classica strada che se fai un solo errore trasformi la giornata da una piacevole scorribanda in fuoristrada a una tragedia totale. Qua che abbiamo? No, tranquillo. Perché basta finire dentro un canalone per fare un casino di quelli cosmici. Tra l'altro queste nuvole mi stavano proprio col fiato sul collo, perché pioveva, erano cavoli, perché fortunatamente a terra è asciutto, a parte dove si vedeva chiaramente il fango, adesso era asciutto, quindi non troppo scivoloso, cioè si guidava meglio qui che sul pezzo quello all'inizio dopo l'asfalto, che insannava dritti. E poi è la prima volta che mi trovo in una situazione così spigolosa da quando ci siamo separati con Dani,
e quindi devo un pochino rimparare la gestione delle emozioni nel modo che mi ha sempre salvato le chiappe, ovvero essere glaciale, non lasciare che nessuna emozione prenda il sopravvento e ti distragga da quello che è l'unica cosa importante, che è l'obiettivo finale, ovvero portare le chiappe in salvo. Quindi c'è stato qualche momento che ho detto ma oggi non la raccontiamo, però questa cosa deve cambiare, deve tornare a essere come prima. E comunque sia, questa, non so se definirla deviazione o semplicemente questa strada che non era minimamente asfaltata come in teoria pensavo che fosse, mi ha fatto rallentare di quasi 3 ore la tabella di marcia. Non mi pare vero.